Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno e le tendenze energetiche dei nuovi inizi per il prossimo mese. Ragazzi, abbiamo Diavolo, Carro e Eremita. Wow! Energia molto forte, molto intensa, devo dire, soprattutto partendo con questa carta del Diavolo, che può parlarci sia di potere personale, ma anche di qualche cosa che opprime. Mm. Andiamo a vedere, potrebbe anche essere una situazione tossica, eh? Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e poi, sempre in descrizione, ci sono i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. C'è un corso base di metafisica sui chakra, un corso base di tarocchi intuitivi e in questo periodo sto pubblicando un corso base di numerologia. Ognuno di questi comunque ha la propria playlist. Vi ricordo inoltre che sono aperte le iscrizioni per il corso di tarocchi di gennaio 2026 del livello intermedio. Comunque anche per quello ragazzi trovate tutto nella descrizione oppure nella pagina web. Bene, andiamo a vedere quali sono queste energie così potenti, così forti del prossimo mese. Due di coppe. Re di pentacoli, 9 di pentacoli. La torre. Cinque di denari e 10 di coppe. Oh, che interessante, ragazzi. Allora, devo dire che si parte da una situazione a due, che essendo comunque un due di coppe può facilmente far riferimento a una relazione di coppia, ma non è detto. Potrebbe anche essere una relazione magari lavorativa, o familiare anche, o di amicizia. Andiamo a vedere questo due di coppe. 6 di bastoni, 7 di spade e 10 di spade. Dunque, se per caso state aspettando di fare un passo in avanti nella vostra relazione, pare che ci sia come l'idea, una probabilità, ma non so se sia del tutto sincera, non so se sia da parte vostra o da parte del partner. Però c'è questo 7 di spade che non lo so, mi fa un po' pensare che, perché vedendo anche le carte dopo, come l'idea che qualcuno stia mettendo un po' fretta per arrivare a un risultato. Ed è come il, ok, va bene, raggiungiamo un accordo, potremmo ufficializzare questo accordo il tal giorno, il tal mese, questo progetto potrebbe anche essere, però ho come la sensazione che con questo sette di spade sia solo una promessa verbale, vocale, cioè nel senso, vediamo se poi si concretizza. Andiamo a vedere questo re di pentacoli, re di bastoni e 6 di pentacoli, quindi potrebbe effettivamente concretizzarsi. Qui abbiamo 2 e 6 e di solito quando c'è un 6 di pentacoli si parla di accordi scritti, di scambi anche. Andiamo un po' a vedere anche il 9 di denari.
9 di spade e 5 di bastoni. Ok, allora, c'è qualche cosa che secondo me inizia a livello di accordi, come vi dicevo, a livello di ufficializzazione, a livello di alleanze, a livello di potrebbe essere una relazione romantica, come vi ho detto all'inizio, però io ho anche la sensazione che sia un po' lottata questa cosa, cioè abbiamo anche un 5 di bastoni che mi parla come vi posso dire, le lotte per i dettagli, quelle cose piccoline su cui non ci si trova d'accordo e su cui voi vi sentite, secondo me, obbligati ad aspettare quello che dice l'altro. Cioè, sento che è come se voi foste pronti a muovervi in avanti, però l'altra persona, l'altra parte dell'accordo, non tanto, anche se fa apparire il contrario. Andiamo a vedere questa torre. Ok, si tratta di rompere le vecchie regole, ragazzi, e di crearne di nuove. Cosa vi fa sentire al sicuro? Perché di tutti questi battibecchi, di tutte queste preoccupazioni che effettivamente potrebbero esserci nel nuovo periodo, è come se avesse bisogno di nuovi punti fermi da focalizzare, da mantenere. Quando arriva alla torre c'è la caduta di qualcosa che fino a questo momento è stato certo. Possono essere schemi di comportamento, possono essere ideali o possono essere realmente come relazioni, lavori e via dicendo. Considerato il 7 di spade qui, può essere che vi rendiate conto durante il prossimo mese che, come vi dicevo prima, quelli che si vogliono muovere siete voi, piuttosto che l'altra persona. C'è bisogno di mettere nuove regole, come vi ho già detto, c'è bisogno come di inquadrare un pochettino di più la faccenda e di trovare dei punti fermi. Andiamo al 5 di denari. Avevo il mazzo al contrario, ragazzi. Quindi giriamo l'imperatore. E 2 di spade. È come se steste cercando la concretezza, steste cercando quello che vi fa sentire sicuri, però in realtà non arriva come a voi, diciamo così, serve. 5 di denari è una carta di delusione. Io credo che durante questo mese la cosa nuova sarà la sorpresa che vi porterete a casa con questo partner, questo alleato, questo collega di lavoro, potrebbe essere la persona che per voi rappresenta il 2 di coppe. Sapete che siete tanti, ognuno ha una situazione diversa, però c'è come questa nuova collaborazione che inizia, ma che non è quello che sembra. Io ho come questa sensazione. E per cui effettivamente questo 2 di spade vi porta ad avere dei dubbi, vi porta a farvi certi tipi di domande, vi porta a chiedervi che cosa per voi è importante, anche perché diciamo è un qualche cosa che sento essere presente nella vostra vita quotidianamente, una cosa o una persona che comunque tenderà a deludervi, o perlomeno tenete presente che non sono gli altri che ci deludono, giusto per mettere, però se siamo noi che ci creiamo le aspettative, poi ci aspettiamo che gli altri le soddisfino e rimaniamo delusi. Quindi si tratta di far crollare queste aspettative, queste ideologie, volendo anche queste preoccupazioni, queste lotte interne o esterne, perché avendo comunque questo 9 di denari al contrario, sento che qualcuno, come dire, è troppo pendente, è troppo dipendente dalle scelte degli altri, dall'azienda dell'altro, dalle decisioni, dalla vita, da quello che sono gli altri. Andiamo a vedere però il 10 di coppe, perché è una bella carta per terminare. Andiamo a vedere come riuscite a raggiungere questa felicità, questa serenità. Abbiamo un 4 di coppe e un 10, scusate, un 2 di bastoni. Ehm, mm,
Datemi una carta per il 4 di coppe. 4 di bastoni e diavolo. Datemi una carta per il 2 di bastoni. 5 di pentacoli. Sì. Allora, vi chiederete che cosa voglio io per essere felice, qual è la mia verità, qui avete l'eremita, Quindi ci sarà anche una fase secondo me di introspezione, di lavoro interno che vi farà chiedere che cosa volete voi dalla vita. Con questa coppia, con questo partner, voglio creare una famiglia, voglio dei figli, sto facendo finta di non vedere certe mancanze, certe delusioni, perché ho l'illusione di famiglia, di figli o di raggiungere la felicità con la famiglia o perché ho idealizzato questa persona e quindi adesso non vedo altre alternative a parte questa persona. Dubbi ne avrete, ve ne verranno. Vi dirò, si tratta secondo me di riprendere in mano il vostro potere personale e di muovervi piuttosto da soli. Questo è un po' il senso di queste tre carte quando l'ho visto. Cioè, o qualcuno si allontana da una situazione tossica, e lo potrei capire con questo 7 di spade, e qui c'è la rottura con la torre, oppure semplicemente si tratta di mi prendo il mio potere personale, capisco che cosa voglio io, come voglio che sia impostata io una relazione amorosa, di amicizia, di lavoro, e vado per cercare la mia verità, cioè qui c'è un allontanarsi da qualche cosa che costringe per arrivare a se stessi e qui lo rivedo un po'. C'è un 7 di spade sotto il 2 di coppe, quindi può essere effettivamente un qualche cosa di finto, superficiale, fasullo, che può essere la relazione in sé per qualcuno, piuttosto che un tema all'interno della relazione. Qui si tratta di trovare un accordo e poi rendersi conto che questo accordo, ragazzi, non viene seguito o che comunque non era quello che volevamo. Rompere gli schemi vi porta a creare una nuova stabilità. Come potete creare, diciamo, una felicità all'interno di una situazione che potrebbe essere tossica? Chiudendo gli occhi, facendo finta di niente. Però tenete presente che avete 2 volte il 5 di pentacoli, è come stare in carenza. Cioè, o vi decidete a muovervi dalla posizione in cui siete, qualsiasi essa sia, e a dettare nuove regole, o diciamo così, continuando a chiudere gli occhi consapevolmente, tra l'altro, è come se decideste di rimanere in una situazione di carenza tappandola con l'illusione di arrivare alla felicità. Se io mantengo le acque chete, se io ho tutto sotto controllo, non può succedere niente di male. Invece poi quando succede non capiamo, non riusciamo ad accettare. Ok. Fatemi sapere ragazzi se vi risuona, se non vi risuona, in che parte magari vi risuona perché non risuonerà tutto ovviamente, però è come darsi dei nuovi punti fermi qui, che cosa per me è veramente importante in una relazione. X, questa persona me lo sta dando o sto facendo finta che me lo dia, lo sto giustificando o la sto giustificando per non rompere il mio teatrino? Questo lo sento molto, ragazzi, parlando con voi, in quelle coppie, magari sposate con figli, dove uno dei due mi contatta e si rende perfettamente conto che la coppia energeticamente è esaurita, ma si continua a rimanere insieme per i figli. È come se si cercasse di mantenere intatto l'ideale, il teatrino di famiglia, perché rompere questo gruppo, questo teatro, vuol dire riconoscere che ci siamo sbagliati, che quella che abbiamo creduto essere la persona ideale per noi semplicemente non lo è. Ma comunque nella vita si cambia e si cresce. Allora, o si è veramente affiatati e si cresce in modo parallelo, perché diversamente ognuno dei due fa comunque esperienze diverse e si può crescere in modo diverso, quindi ci sta che magari per 20 anni una persona mi sia andata bene per un determinato
percorso di vita e che dopo si cambi, perché la vita è cambiamento. Quindi ci sta che poi dopo un po' ci si accorga che quella non è più la persona per me. Magari è un rapporto idilliaco, siamo complici, ci rispettiamo, ci amiamo, siamo trasparenti, ci fidiamo, ma semplicemente siamo diventati fratelli. Va bene, andiamo a vedere qualche oracolo, vediamo che cosa vi raccontano. Ritira gli scarti. Dedicati alla pulizia, non ve lo stavo dicendo in spagnolo, alla pulizia psichica. Quanti scarti stai accumulando nel tuo campo energetico? I pensieri negativi, le preoccupazioni, la modalità carenza, la modalità vittima, succede tutto a me, la modalità lamentela, anche sono tutte energie quando facciamo queste cose molto dense che abbassano la vibrazione del nostro campo energetico. Gli scarti sono generati dall'irritazione, dallo stress, da faccende in sospeso e dalle tossine mentali e emozionali. Ti distraggono e ti tolgono potere durante il tuo processo curativo. L'obiettivo: disfati dei pensamenti e dalle emozioni non necessarie. Sì, perché è come se ci fosse una sorta di pesantezza. Tenete presente che il diavolo fa molto riferimento al controllo, all'ipercontrollo, al dominare. Si è interrotto il video, ragazzi. Stavo dicendo, nei mazzi tradizionali il diavolo è rappresentato con due persone legate in catene. Quindi è il come tengo tutto lì, tengo tutto sotto dominio e sicuro che le cose non si possono smontare. È un po' questo il senso che volevo dare. Sempre legato al discorso dell'ego di prima, no? Andiamo a vedere un ultimo oracolo. La felicità è un mio diritto di nascita. Essere felice è un mio diritto di nascita. Ma qui ce l'abbiamo. Io capisco che molte persone puntino a essere felice perché nessuno vuole essere triste e depresso, però chiedetevi, arrivati a questo punto, se la situazione in cui siete nel futuro potrebbe cambiare. Quanto tempo è che va avanti in questo modo? Quanti cambi effettivamente concreti ci sono stati? Mh. Ragazzi, fatemi sapere perché è stata una lettura veramente intensa. Fatemi sapere come vi risuona la lettura. Spero comunque che abbiate potuto trovare degli spunti di riflessione interessanti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, vi basta scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. E se volete fare questo percorso da soli potete comunque abbonarvi al canale. Anche lì tratto le credenze limitanti, sono divise per settore, quindi l'amore, il lavoro, i soldi, il tempo, la bellezza, ce n'è un'infinità. E in più ci sono anche temi di metafisica e di metamedicina che serve tutto insieme ad aiutarvi nel vostro processo di guarigione, di pulizia, di innalzamento delle vibrazioni. Comunque date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!